Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, avete visto in copertina un bambino che sicuramente o quasi sicuramente avrete riconosciuto, ed è Tommaso Onofri, Tommy, conosciuto meglio come Tommy. E questo bimbo molti anni fa nella provincia di Parma perse la vita per mano di uno sciagurato che appunto diede fine alla sua esistenza così prematuramente, insomma. Non si dovrebbe mai togliere la vita a nessuno, tantomeno a un bambino. E questa cosa a me colpì parecchio, tanto che poi per mesi, non sto esagerando, per mesi mi fermai a riflettere su questa vicenda, un po' come quando successe con Alfredino Rampi, non so se vi ricordate, che incollò veramente migliaia di persone al televisore, a scuola. Addirittura io, un bambino, andavo alle elementari, ecco, a scuola ci si metteva lì a disegnare come poterlo tirare fuori dal pozzo artesiano. Insomma, non so se vi ricordate bene la vicenda. Ecco, comunque, aperta e chiusa parentesi, ecco, a me Tommaso Onofri mi colpì molto per la modalità con la quale è stato ucciso e una motivazione molto futile oltretutto. E adesso non voglio fare l'elenco dei fatti di cronaca, perché l'hanno fatto meglio di me i giornali, i telegiornali e la carta stampata. Però ecco, a me colpì molto, tanto che dopo mesi e mesi decisi di scriverci una canzone. Io più volte, l'avete visto anche nel precedente video e nel precedente ancora, mi soffermo sul mondo, sull'universo bambino, proprio perché reputo che i bambini siano effettivamente la parte più vera dell'umanità tutta. Per cui quando si tocca un bambino a me dà veramente molto fastidio, e figuriamoci se viene poi ucciso, ecco. E quindi questa cosa mi ferì tantissimo, tanto, ripeto, da mettermi lì una sera. Io allora abitavo in una casa a 2 piani e il mio studio era sotto, era in una mansarda sotto un tetto, e mi misi lì al buio per diverse settimane a trovare delle note, trovare delle parole che potessero in qualche modo fermare quel tempo, però fermarlo non per i fatti di cronaca che, ripeto, sono stati abbondantemente descritti più o meno bene. Fermarlo nel tempo per quello che era Tommy. Io l'ho immaginato in un mondo fatto di gnomi, di fate, di pesci che spruzzano abbracci. Volevo ridargli quella dignità, quel momento che gli è stato tolto e il suo futuro che gli è stato tolto. E quindi ho voluto scrivere una canzone che potesse raccontare Tommy in questo mondo che ovviamente non è più il nostro, è quello nel quale è andato. Però ecco, io mi auguro che questo suo mondo sia veramente fatto delle cose che io ho descritto nella canzone, perché vorrebbe dire che è andato a star meglio. Peraltro penso che sia così comunque e a prescindere, però io mi auguro veramente tanto che Tommy sia lì in mezzo a questi gnomi e queste caramelle a forma di macchinina che si possono tranquillamente leccare senza il problema delle carie nei denti, ecco. Tante cose belle che un bambino dovrebbe avere. Ecco, la vicenda che volevo raccontarvi però va oltre questa mia voglia di scrivere una canzone dedicata a un bambino. Io mi ricordo che quando fu pubblicata questa canzone, tra l'altro arrangiata e scritta, gli arrangiamenti scritti dal maestro Danilo Minotti, ecco, andammo a Roma con un'orchestra di 60 elementi a registrare questo brano. E mi ricordo che quando uscì il disco, poche settimane dopo, forse al massimo un mese dopo, io mi stavo recando a Bergamo a suonare in un caffè letterario che frequentavo molto spesso. E ad un certo punto, a metà strada, mi squilla il telefono e immediatamente dall'altra parte dell'apparecchio sentì una voce femminile. Questa voce mi chiese se ero io, mi fa: Corrado, sei tu? E io risposi sì, chi parla? Io pensavo a qualsiasi, come dire, centralino dell'Enel o della Telecom che mi chiamava per, insomma, pubblicizzarmi qualche offerta. Invece questa voce femminile non era di nessun ente di questo tipo, ma era la voce della mamma di Tommaso Onofri.
E quindi io lì tirai un'inchiodata, ragazzi, che se sono qua a parlare davanti a questa telecamera è forse un miracolo, perché stavo andando a sbattere contro il New Jersey, no? Quello che si trova, che divide le carreggiate dell'autostrada. E in più pioveva, quindi ho sbandato, perché non mi aspettavo assolutamente una telefonata di questo tipo. Mi misi subito dopo come dire, in un lato dell'autostrada dove ci si ferma per una piccola sosta, e continuai a parlare con la mamma di Tommy. E lei ovviamente mi ringraziò. Io ancora oggi non so come lei sia riuscita a sentire questa canzone, tanto più che allora sì, c'erano i social e c'era Facebook e quant'altro, però c'era un po' da parte della mia produzione questo segreto che doveva essere a tutti i costi conservato, di non divulgare troppo i brani, perché poi bisognava aspettare una tournée, bisognava aspettare una serie di spettacoli, quindi era sciocco, secondo appunto queste persone, che io pubblicizzassi anzitempo le canzoni. Quindi effettivamente quella canzone girò molto poco, però arrivò alla mamma di Tommaso, la quale appunto mi chiamò. Io rimasi basito dopo un breve colloquio, veramente non andò oltre i 5-6 minuti. Fu veramente una situazione che mi inchiodò. Ancora adesso vedete un po' di emozione, perché mi ricordo come se fosse ieri questa telefonata. E quindi poi proseguì la mia strada verso questo locale, suonai, però per mesi e mesi mi rimase in testa questa telefonata e come si era posta questa donna. Si era posta in maniera molto delicata, come se quasi si sentisse in colpa. Io non so veramente di cosa, però continuava a ringraziarmi, insomma. Rimasi veramente sbigottito. Adesso è ovvio che non ricordo le esatte parole che mi disse, però ricordo che mi sentì quasi in colpa, non so perché, veramente una situazione surreale che mi investì quella sera. E la cosa morì lì, e io poi quella canzone la cantai negli spettacoli. Adesso la canto molto poco, perché ogni volta le canzoni hanno questo potere, no? Che aprono e chiudono le cicatrici a seconda del periodo nel quale le canti e a seconda di quello che dici. Ecco, a me cantare Tommy è una piccola sofferenza, una grande piccola sofferenza, perché mi ricorda quel periodo, mi ricorda quella brutta vicenda, mi ricorda, anche se poi ecco, il fatto che l'abbia scritta in questo modo, parlando e vedendo Tommy in questo mondo, forse mi fa anche sorridere. Però è veramente una canzone difficile da cantare. Pensate che all'epoca doveva anche uscire un video, era stato montato, era stato fatto tutto a cartoni animati con degli sponsor incredibili, sponsor che vedete abitualmente in televisione tra un film e il telegiornale, quindi sponsor molto famosi. Però non se ne fece nulla, perché io il video ce l'ho, cioè non ce l'ho intero, c'ho un provino, c'ho un trailer che non posso ovviamente mettere in onda, ma il video esiste ed è in mano delle persone che non possono pubblicarlo, proprio perché la produzione, ovviamente non entro nel dettaglio, se no mi arrivano anche delle querele, però la produzione di allora mi vietò, non so perché, di pubblicarlo. Quindi questa produzione mise in moto veramente una macchina da lavoro impressionante. Le persone che lavorarono a questo progetto lavorarono veramente benissimo, fu un grande video, un grande cartone animato, un grande cortometraggio, però non se ne fece nulla. Ecco, io qui comincio a pensare che la sfortuna non mi sta investendo solo in quest'ultimo periodo, dove veramente si fatica a suonare perché i tempi sono cambiati, ma mi aveva già investito allora, quindi evidentemente io sono nato sotto una cattiva stella, e questo veramente non me lo toglierà dalla testa nessuno. Molte persone dicono: ah, ma c'è gente più sfortunata di te. Ovviamente sì, però io devo anche guardare in tasca mia, e quindi in tasca mia dico che effettivamente
molte cose potevano andare bene. Vinsi il Festival di Castrocaro, giocai con la Nazionale Cantanti, sembrava tutto fatto, venne addirittura il signor Sandro Giacobbe non a promettermi, però insomma a farmi ben sperare circa il mio futuro di cantautore. Poi non se ne fece nulla neanche lì, insomma. Evidentemente cantare le canzoni un pochino più articolate, lasciare dei concetti che possano anche varcare il tempo, evidentemente è una cosa o scomoda o che non interessa, però io continuerò a fare quello che faccio perché ci credo fondamentalmente, quindi mai lasciare le cose per cui si crede e intraprendere strade magari più agevoli ma sicuramente che non rappresentano la mia persona. Ecco, adesso non volevo divagare, però ecco, io ho deciso dopo veramente tanti mesi, e forse anni, di ricantare questa canzone perché molti non la conoscono o se l'hanno sentita arrangiata divinamente bene con un'orchestra, l'Orchestra Sinfonica di Roma, però sentirla così forse è come essere un po' in mansarda, no? Come quando la scrissi. E quindi mi andava proprio anche di cantarla, magari con le stesse incertezze di allora mentre la scrivevo, con una qualità sicuramente inferiore che non rappresenta ovviamente una qualità eccelsa che può darti un'orchestra di 60 elementi, però ho voluto condividerla con voi. Bene, io vi lascio a queste note, questa canzone, mi auguro che possa essere di vostro gusto. Intanto vi faccio una raccomandazione, la solita, vi dico di iscrivervi al canale, mettere un bel like, un pollicione in su, condividere il video perché a voi non costa assolutamente niente, a me dareste una mano incredibile. Al prossimo video, ciao! Tommy, lascia andare l'aquilone, con la pioggia, col sole, l'aquilone sarà tra le stelle una corda stretta forte al ditino, altrimenti chissà. Tommy, metti in moto il triciclo, corri come un pilota e la strada sarà piena di caramelle che non fanno mai male, della forma che vuoi, come dentro le favole, muri di sole, nuvole, dentro una scatola magica andrai e mille gnomi più buffi che mai troverai. Mostri che lottano insieme per fare del bene, soldatini che sparano munizioni di zucchero per te, una corona di stelle sarà la tua strada per restarci un po' in bilico, come quando si scivola un po'. Tommy, troverai tante fate, più di 1000 stellate, tante bolle farai ed un pesce pagliaccio che ti spruzza un abbraccio, il più forte che c'è, come dentro le favole, mani solo per coccole, dentro una scatola magica andrai e 1000 gnomi più buffi che mai troverai. Mostri che lottano insieme per fare del bene, soldatini che sparano munizioni di zucchero per te, una corona di stelle
la tua strada, per restarci un po' in bilico, come quando si scivola un po'. Tommy, sarà pure banale, ma mi viene da pensare alla faccia che avrai quando scoprirai un uomo che ti dedica un verso con il tempo che vuoi.